Oh, ciao, ciao da Mr. Helmet. Stavo preparando un'altra cosa, ma finalmente c'è stata una news e riguarda Petrucci in Superbike. Petrucci, perché lo hai fatto? C'era già stata l'anticipazione di Mr. Helmet e anche di qualcun altro, a dire il vero, e poi era emersa anche nell'intervista che avevamo fatto noi, in cui era evidente che fra Moto America e Superbike avrebbe scelto Superbike. E così alla fine è stato. Ma ci sono dei retroscena? Le motivazioni quali sono? Tecniche, soldi, personali? Vediamo. Se ti piace tutto questo, iscriviti al canale, attiva le notifiche e scopri come puoi supportare Mr. Helmet attraverso lo shop, attraverso le donazioni, i super grazie o i super stickers, oppure abbonandoti al canale per avere le anticipazioni esclusive. Una volta gli appassionati spendevano 10.000 lire e poi 10 euro al mese per le riviste. Adesso chi vuole supportare un'informazione libera può spendere meno di 2 euro al mese e avere contenuti quotidiani senza marchette seghini a 6 centesimi al giorno. Tornando a noi, Petrucci, nonostante potesse scegliere solo Ducati, fra Ducati Moto America e Ducati Superbike, è riuscito a fare uno sgarbo a Ducati stessa. Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati, ehm, parlando a nome della sua stessa azienda, diceva: nel mondiale Superbike abbiamo Bautista, Rinaldi e Bassani per vincere e salire sul podio e non ci serve un altro pilota che dimostri quanto sia competitiva la Ducati. Curioso notare che non è stato nominato né il team Barney né il team Go Eleven, che pure sono partner da molti anni, non fanno parte dei piani. Continuava Ciabatti dando un'ulteriore indicazione: stiamo mettendo sul tavolo quello che possiamo fare per lui negli Stati Uniti. Secondo me sceglierà gli Stati Uniti. Ed era evidentemente convinto Ciabatti di avere delle carte da giocare, perché alla fine chiudeva appunto con: secondo me sceglierà gli Stati Uniti. Ducati parlava chiaro: in Superbike non ci servi, abbiamo i nostri piani, se vieni in Superbike ce li rovini. In America invece il piano sei tu, se non ci vai ci crei problemi. E infatti adesso a Ducati toccherà probabilmente promuovere Josh Herrin, campione del Supersport. Ducati voleva Petrucci in America, ok? Il Moto America voleva Petrucci in America, ma nessuno si chiedeva cosa volesse Danilo e quali fossero le sue aspettative, come al solito, ma soprattutto perché se Petrucci era il piano di Ducati nel Moto America non ci è andato. La verità è che Petrucci, stanco di fare il sostituto e il pilota last minute dei progetti last minute, sente di dover fare il mondiale e soprattutto capisce la pericolosità di correre un altro Moto America senza essere in condizioni di vincerlo. Infatti nell'intervista a Mr. Helmet, che trovate linkata, dice: se vinco il Moto America, ok, ma se non lo vinco, come ci torno al mondiale? Quindi voglio dire, questo perché se il team Barney è un team che non può garantirgli la vittoria del titolo, non per colpa sua, ma perché è un team privato, è altrettanto evidente che non vincere al secondo tentativo al Moto America contro piloti che in Europa prendono degli schiaffoni sarebbe il colpo di grazia alla carriera. Ed è per questo che non ci è andato. Ma perché non è in grado di vincerlo? Perché Ducati dice tante belle cose, ma non ha negli Stati Uniti un team adeguato e non ha fatto per la Panigale
uno sviluppo adeguato su gomme Dunlop. Lo spiega bene Petrucci a Mr. Helmet nel video, e c'è anche un video di Mr. Helmet che vi linko, in cui ci si vedono le differenze fra le Pirelli e le Dunlop. E quindi Petrucci prende l'ultimo treno disponibile per il mondiale, anche se sa che in Ducati non lo vogliono, anche se sa che non ha la moto per vincere. Sale sul treno al volo sull'ultima carrozza con l'idea di camminare e arrivare in prima classe. Vi spiego. Se Bassani guarda alla moto di Rinaldi, Petrucci guarda alla moto di Bautista, che nel 2024 avrà 40 anni, mentre Petrucci ne avrà 34. Petrucci-Bassani potrebbe essere il team del futuro, del motivo per il quale sia Bassani che Petrucci hanno rinunciato a più soldi altrove per fare le cose giuste. Nel caso di Petrucci, il doppio dell'ingaggio che arrivava per guidare una moto inadatta e vivere in hotel, invece che una moto buona e vivere a casa sua. Contento Petrucci, contenti i tifosi e soprattutto contenta Dorna, che ha un altro nome di cartello in Superbike. Tutti contenti tranne Ducati, che potrebbe essere costretta a scoprire che la moto con cui ha vinto un mondiale può essere guidata anche da un altro, per di più italiano, e ce lo avevano in casa da anni. È così brutto? Io certi malumori non li capisco. È proprio vero che quando non hai problemi finisce che te li crei. Ciao da Mr. L.